Oggi prepariamo i pomodori gratinati al forno secondo la ricetta della nonna di Daniela. Abbiamo preso dei pomodori costrusi fiorentini. La cosa importante è che siano pomodori grandi e abbastanza appiattiti. Questi pomodori li abbiamo comprati al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze questa mattina. Per questa ricetta è importante prendere dei pomodori costrusi abbastanza grandi. Questi sono perfetti. 2. Bene, a questo punto la prima cosa che dobbiamo fare è Lavarli, ovviamente. A questo punto prendo il mio pomodoro e lo taglio a metà. Poi prendo un cucchiaino, tolgo l'acqua vegetativa e la metto in una zuppiera. Ci servirà per poi amalgamare tutto il ripieno. Ok, adesso che hai buttato il primo pomodoro, Si prendono e si appoggiano nella leccarda. Io nella leccarda metto della carta da forno. Oh vai, abbiamo praticamente quasi finito. Questa è la parte un po' più noiosa di questa ricetta, comunque insomma relativamente, perché in poco tempo si votano tutti. ok, a questo punto abbiamo preparato i pomodori, bisogna pensare al ripieno. Il primo ingrediente sono i capperi, giusto? Sono capperi sotto sale e vanno dissalati. Allora, i capperi non importa tenerli a bagno, li passo banalmente sotto il rubinetto perché comunque nel ripieno si mette anche il sale, quindi insomma se c'è un po' di sale che rimane nei capperi non importa, basterà mettere meno sale nel ripieno. Diciamo non è male se una volta dissalati si dà un po' una strizzatina ai capperi, così non si porta nel trito troppa altra acqua. Allora, a questo punto dobbiamo pensare al trito. Che cosa ci serve, oltre ai capperi che abbiamo già messo sul tagliere? Ci servono le acciughe che abbiamo lavato sotto l'acqua corrente, poi ci serve l'aglio. E noi abbiamo qui 6 spicchi d'aglio, che sono uno per ogni pomodoro. E poi il prezzemolo. Eccolo qua, l'abbiamo già lavato ed asciugato. E a questo punto io mi occupo di tritare tutto quanto. Va tritato molto finemente oppure non importa? Quando arrivi al punto giusto ti fermo io. Prima sgrossola il taglio con il coltello e poi lo rifinisco con la mezzaluna. Ma più o meno così può bastare. Ok, allora abbiamo tritato tutto quanto e quindi il prossimo passo qual è? Ecco qua l'acqua dei pomodori. Ok, io aggiungo il trito, ecco qua. A questo punto mettiamo il pangrattato, sì. E sono 300 grammi di pangrattato per 6 pomodori. Sì. Io molto banalmente e semplicemente mescolo con le mani perché è il miglior sistema. È quello che faccio sempre anch'io e chi segue il mio canale lo sa bene. Poi si mette anche un po' di olio. Ok, te lo metto io. Vai, così basta. L'olio si mette a occhio, giusto? Sì. Poi anche tutte le altre cose, cioè uno le mette anche a proprio gusto personale, se piace con meno capperi se ne mette meno, se piace mettere meno acciughe se ne mette meno. Te che sei bravissima ad assaggiare e a giudicare i sapori, senti com'è di sale. Ok, allora io assaggio. Di sale è giusto, non ce ne metterei di più. Perfetto. Sì, riempiamo i nostri pomodori. I pomodori ovviamente dentro mantengono liquidi, acqua, quindi l'impasto non è bene farlo troppo liquido. Vai. Ecco qua. Inizio, li riempio prima tutti e poi se avanza magari lo rimetto sopra. Alla fine Daniela è stata veramente brava ed è riuscita a far bastare l'impasto per tutti quanti. Ha fatto a micino, come diciamo noi a Firenze, cioè è stata attenta nell'utilizzo dell'impasto. Sono tutti pronti, a questo punto il tocco finale. A questo punto si mette un po' di pangrattato sopra così faranno una bella crosticina e un giro di olio sopra. Il forno è già caldo, a che temperatura? A 180 gradi si cuociono per 30 minuti. Perfetto.
Allora andiamoli a mettere in forno, poi andranno gratinati vicino al grill, ma intanto li mettiamo nel punto medio del forno. Ok, è passato il tempo, a questo punto A questo punto si apre il forno e si mette la teglia vicino al grill e si fanno gratinare con il grill per un altro 10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti. Ecco qua, bellissimi e buonissimi. Vai. Adesso si fanno freddare per circa 5 minuti e poi si possono mangiare. Ok, sono passati 5 minuti, ci possiamo servire il primo pomodoro e assaggiarlo. Eccolo qua. Buono, vai. È il turno di Daniela dell'assaggio. Vai. Allora, veramente buonissimi, ci piace un sacco questi pomodori ripieni. Poi possiamo portarli anche in giro perché sono buoni anche freddi, no? Sì, e poi una cosa non poco importante, sono anche dietetici. Speriamo che questo video ti piaccia quanto a noi piacciono questi pomodori gratinati. Se ti piacciono lascia un mi piace a questo video naturalmente e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, a presto! Buono, io lo finisco. No, si può lasciare questo.